amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video qui su Planet Spin Fishing. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca dove l'obiettivo principale come target è il pesce serra, che tenterò di insidiare sia a spinning che a traina. L'obiettivo principale, oltre alla pesca, è anche provare in acqua il comportamento del nuovo kayak che testerò in questo video, il Trigen 330S, quindi split divisibile, live, quindi con la vasca del vivo, di Big Mama Kayak. Scopriremo insieme quali sono i pro e i contro di questo kayak, che analizzeremo insieme nella parte finale di questo video. Ora vi lascio alla parte principale, che è l'azione di pesca. Eccolo! Due attacchi a vuoto. L'hai visti? Ce l'hai a destra, ce l'hai a destra.
Sale a destra. L'ho visto. Abbiamo scappottato. Pesci non grandissimi, però per scappottare va bene. Savage Gear Surf Walker 2.0 è un bel serracchiotto. Un serracchiotto è arrivato, anche se piccoletto, ecco, però per iniziare la giornata va più che bene. Un altro innesco. Ci siamo andati vicino. In questa seconda parte di questo nostro video andiamo ad analizzare insieme quali sono le caratteristiche di questo kayak, quindi parliamo del Triken 330 S Live e vi do anche delle considerazioni personali in merito all'utilizzo diretto in pesca in mare. Come al solito ci facciamo aiutare da un documento di riepilogo che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi.
Partiamo con questa introduzione, poi passiamo alle caratteristiche di cui abbiamo già parlato sul nostro sito e sul canale YouTube Planet Spin Fishing. Se utilizzate il comando cerca trovate già del materiale, dei video e degli articoli inerenti a questo kayak. Successivamente parleremo dei pro e dei contro, quindi dei punti a favore e dei punti da migliorare che ho riscontrato in questo kayak, e nella parte finale traiamo un po' le conclusioni in merito a questa argomentazione. Partiamo con le caratteristiche tecniche. Il Triken 330S ha una lunghezza totale di 330 cm. Sia il modulo anteriore che il modulo posteriore hanno una lunghezza di 165 cm. Il modulo anteriore pesa 18 kg, mentre quello posteriore ne pesa 20. Passiamo adesso a quelle che sono un po' le novità che sono state inserite dall'azienda Big Mama Kayak in questo nuovo modello, il Triken 330 split divisibile. Le novità sono principalmente quelle del gavone anteriore, che è stato ridisegnato, le maniglie di prua incassate per facilitare la presa e il trasporto, ci sono doppi scassi laterali per il deflusso dell'acqua, il paiolato è realizzato a più livelli per evitare il ristagno d'acqua, c'è un gavone posteriore rettangolare in stile Triken 380, molto pratico e ampio e facilmente raggiungibile. La vasca del vivo invece è un'innovazione esclusiva che troviamo unicamente su questo kayak. Passiamo adesso invece alla definizione un po' di quelle che sono i pro e i contro, secondo le mie esperienze personali che ho potuto realizzare anche comparando questo kayak con gli altri che ho provato nella, diciamo, mia carriera di angler da kayak. E quindi ecco, vi elenco, partiamo prima dai pro e poi nella parte conclusiva vi do anche un po' quelle che sono i contro, i punti da migliorare che ho riscontrato in questo kayak. Lo stivaggio dei due moduli è la cosa che mi è piaciuta particolarmente, perché ho potuto mettere il kayak in un piccolo spazio, a differenza degli altri kayak che ho posseduto che diciamo necessitavano di uno spazio maggiore. Quindi lo stivaggio secondo me è il punto principale a favore di questo kayak. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la personalizzazione, ovvero grazie alle barre laterali, i rail e tutti gli spazi che sono disponibili sul kayak ci permettono l'installazione di elettronica di bordo, l'utilizzo di supporti per telecamere, webcamere, telefonini, anchor trolley. Diciamo che è possibile personalizzare il kayak secondo le nostre specifiche esigenze. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questo kayak è la stabilità in pesca. Infatti, grazie alla larghezza e la chiglia trimarano abbiamo proprio la sensazione di essere stabili. Ecco, anche se ci sbilanciamo leggermente sulla destra o sulla sinistra, non abbiamo quella sensazione di ribaltamento. Inoltre, perché è già un po' più pratico, è possibile anche pescare in piedi. La seduta è molto comoda e ci garantisce una comodità, ecco, anche durante sessioni di pesca molto prolungate. La portata è un altro pro principale di questo kayak, che ci permette l'utilizzo a bordo di accessori come il motore, delle batterie ausiliari molto potenti e molto capienti. Possiamo, ecco, utilizzarlo anche se la nostra corporatura è oltre la media, e quindi ecco, è ideale anche per chi è un po' più in carne, e quindi ecco, è un pro principale che noi dobbiamo considerare, soprattutto se questo è un nostro primo acquisto. La presenza dei pad antiscivolo è un'altra cosa che mi è piaciuta tanto, ed è molto comoda sia quando capita, ecco, che entra qualche goccia d'acqua a bordo, ma soprattutto quando noi ci alziamo in piedi e proviamo la pesca in piedi, ecco.
Il cassetto portaoggetti centrale è una novità e ci permette di stivare all'asciutto anche cose che sono un po' più particolari e non possono avere il contatto con l'acqua, come ad esempio i telefonini oppure telecomandi e quant'altro. Il montaggio dei moduli è molto facile, basta, ecco, prendere un po' la mano e si riesce davvero facilmente a montarli con poco sforzo e poca fatica in autonomia. Un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente sono le ruote integrate che possiamo utilizzare soprattutto sui terreni tipo cemento, asfalto, per i piccoli e medi spostamenti durante le operazioni di stivaggio, per esempio, di trasporto verso l'auto. Ovviamente invece per quanto riguarda il trasporto sulla sabbia oppure sulla ghiaia è necessario utilizzare il carrello. Molto utili sono le nuove maniglie integrate direttamente nello scafo sotto, e anche quelle superiori sono predisposte nelle zone ergonomicamente valide. Parliamo anche della predisposizione per una sonda per i nostri ecoscandagli. Infatti nella parte posteriore è molto utile il vano che permette l'utilizzo delle sonde più grandi. Inoltre ci sono delle predisposizioni per il passaggio cavi che sono davvero indispensabili e ci evitano di forare il kayak in parti che potrebbero essere, diciamo, dannose per lo scafo. Il gavone anteriore è facilmente raggiungibile anche durante l'azione di pesca ed è ad una buona tenuta stagna per l'infiltrazione di acqua che può sempre capitare durante la navigazione, soprattutto con la presenza di onde. Lo spazio sottosedile è davvero molto capiente e permette di inserire sia delle scatole porta accessori, porta artificiali, ma non solo, anche per lo stivaggio di zaini, buste e quant'altro. Quello che mi è piaciuto è la possibilità di utilizzare la pedaliera in retromarcia per correggere eventualmente la nostra posizione in pesca durante le fasi proprio di pesca, per fronteggiare magari correnti, onde e quant'altro. L'ingresso di acqua a bordo è davvero minimo, con un po' di attenzione si pesca all'asciutto, ed è una delle caratteristiche che diciamo più mi piace rispetto a altri kayak che ho provato, che bene o male entrava sempre qualche schizzo d'acqua. Invece in questo caso, soprattutto per la presenza della murata molto alta, l'ingresso di acqua a bordo è praticamente impossibile se non commettiamo degli errori. Magari durante l'azione di pagaiata può capitare che entri un po' d'acqua, ma queste sono cose, ecco, che poi con l'esperienza riusciamo a ridurre in autonomia. Altri punti a favore sono l'ampio spessore della sezione tipica, che anche verso dei graffi, no? Facendolo strisciare sul fondale roccioso, per esempio, oppure con i colpi che possiamo far ricevere al nostro kayak durante il trasporto, durante il varo, ecco, possono sempre capitare. Questo ampio spessore ci evita la rottura e la creazione di micro cricche all'interno dello scafo. Un'altra cosa che mi è piaciuta particolarmente è la presenza nella parte posteriore inferiore della protezione della chiglia. Ecco, questo piccolo accessorio già integrato nello scafo ci permette eventualmente la sostituzione quando questo componente si va a deteriorare, che può sempre capitare con un utilizzo intensivo oppure con la poca accortenza durante l'azione di varo e di trasporto, che questa parte del kayak tocchi, ecco, verso il fondale sconnesso, la ghiaia, le rocce e quant'altro. Sono già previsti 2 portacanne che si trovano in posizioni strategiche ed ergonomicamente molto raggiungibili. Un'altra cosa che mi è piaciuta invece è la velocità della pedalata. Infatti con poco sforzo riusciamo a fare quello che è la velocità giusta per permetterci un agile e veloce spostamento all'interno dei vari spot di pesca, o per effettuare magari
una traina leggera sotto costa. Questo kayak secondo me è ideale per l'acqua dolce e la laguna, per la sua maneggevolezza e per la sua lunghezza. Ecco, ci permette di utilizzarlo anche magari in corsi d'acqua come le foci dei fiumi, dove magari un kayak più lungo, più grande ci dà problemi sulla maneggevolezza, per esempio. Invece in questo caso è della lunghezza ideale. Un altro punto a favore di questo kayak è il sistema di fissaggio dei moduli, che ci garantisce una buona tenuta fra quello anteriore e quello posteriore, ed è un sistema molto facile da attuare anche per chi è non esperto del settore. Passiamo adesso invece a dei punti neutri che sono da contestualizzare in base alle specifiche esigenze e necessità del singolo angler, del pescatore. Infatti sono delle faccine gialle, quindi non sono né dei punti pro a favore né dei punti contro. Partiamo dal trasporto all'interno dell'auto. Questo è possibile perché, trattandosi di un kayak modulare in due pezzi, in tante occasioni possiamo trasportarlo all'interno dell'auto, però dipende dall'auto che possediamo, perché in tante occasioni non basta solo abbattere la seconda fila di sedili posteriori, ma in tante auto, ecco, è necessario avere più spazio in larghezza e in lunghezza del vano di carico, e quindi non entra in tutte le auto. Inoltre dobbiamo prevedere che non solo il kayak verrà caricato all'interno del nostro vano, ma ci sono anche gli accessori che prendono comunque spazio, per esempio un eventuale carrello, ma sicuramente ci sarà il sistema di pedali, l'attrezzatura da pesca, il sedile, eventuali batterie, motori elettrici. Quindi dobbiamo contestualizzare questa cosa, che non sempre, ecco, anche in presenza di un'auto molto spaziosa possiamo trasportarlo con facilità e agilità. Poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che mentre all'andata noi abbiamo magari tutto pulito, il kayak e gli accessori, dobbiamo prevedere che al ritorno in tante occasioni potremo avere il kayak sporco, e quindi che cosa facciamo? Una volta che abbiamo finito la nostra uscita, dobbiamo prevedere di portare dell'acqua per lavare il kayak prima di metterlo all'interno dell'auto, altrimenti faremo davvero un casino e dovremo poi lavare sia kayak che auto. Diventa una cosa poco gestibile facendo uscite frequenti oppure nel lungo periodo. Un'altra cosa da considerare è il sistema del leveraggio del timone, perché ecco, all'inizio, soprattutto nelle prime uscite, dobbiamo lavorarci un po' vicino per settarlo al migliore dei modi, altrimenti rischiamo che non risponda bene ai comandi con precisione durante le virate, e quindi ecco, necessita di un'attenzione particolare, soprattutto nelle prime uscite. La vasca del vivo, devo essere sincero, in questa sessione di pesca non l'ho utilizzata, però ho fatto delle prove girandomi verso la parte posteriore, e quello che è saltato subito all'occhio è che un utilizzo magari durante la navigazione con dei pesci vivi a bordo, potrebbe succedere che, nonostante ci sia la copertura della vasca, potrebbe succedere che nel momento in cui noi dobbiamo prendere il pesce vivo, prima di tutto non è facilmente raggiungibile, perché si tratta comunque di andare dietro alla nostra seduta, e poi potrebbe succedere magari soprattutto con pesci molto vivaci che possano saltare via dalla vasca del vivo. Però ecco, ripeto, anche in questo caso bisogna anche contestualizzarlo per quelle che sono le nostre specifiche esigenze. Io non l'ho utilizzato, però il punto interrogativo mi è sorto. Passiamo inoltre al sistema di pedali e di elica, che a differenza del sistema di pedali a pinnette ha un ingombro maggiore e una posizione al centro dello scafo nel momento di non utilizzo
che ci prende tanto spazio e sinceramente in condizioni di mare un po' al limite potrebbe essere anche un problema per la sicurezza, perché abbiamo questa elica, questo corpo diciamo al centro del kayak che ci potrebbe dare un po' fastidio. Quello che mi è mancato è l'assenza di un gavone centrale avanti alla seduta, che è una delle cose più comode che io ho utilizzato su altri kayak. Essendo poi un kayak molto largo e corto, in tante occasioni è difficile, soprattutto con vento, con corrente, con onda, con mare formato, mantenere una certa velocità e una traiettoria. Un altro punto da considerare è la posizione del sistema dei cavi del timone posteriore, che in caso noi abbiamo una corporatura robusta oppure abbiamo tanti accessori a bordo come motore, batteria, oppure abbiamo il vano di carico posteriore adibito a vasca del vivo, quindi abbiamo il vano posteriore pieno d'acqua, potrebbe succedere delle infiltrazioni d'acqua diciamo attraverso il sistema di leveraggio che ecco, deve essere attenzionato durante l'utilizzo in mare per evitare infiltrazioni. Un altro punto di attenzione lo facciamo tra il rapporto tra qualità e prezzo. Diciamo che questo kayak si trova un po' al limite fra questo rapporto, però ecco, dobbiamo considerare che al giorno d'oggi sono aumentati i prezzi un po' di tutto quello che è realizzato sia per il settore di hobbistica ma non solo. Diciamo che è aumentato proprio il costo della vita e questo kayak rappresentando un kayak moderno ha inserito in se stesso quelli che sono tutti gli upgrade, tutte le innovazioni che ormai il pescatore moderno necessita per le sue battute di pesca. Quindi se da un lato noi vogliamo inserire tutti queste componenti, dobbiamo anche sapere che poi di conseguenza il prezzo aumenta notevolmente. Passiamo adesso ai punti da migliorare. Al primo posto, secondo le mie esperienze, c'è il peso. Sia il peso dello scafo, che raggiunge i 38 kg, lo scafo nudo, sia il peso del sistema dei pedali, perché con il sistema dei pedali ad elica abbiamo un corpo unico molto molto compatto e pesante che aggiunto al sediolino, aggiunto magari agli accessori da pesca, aggiunti alle batterie, al motore, grava non poco sullo sforzo che il pescatore deve fare sia per il trasporto sull'auto ma anche per il trasporto verso il varo e il ritorno dalla battuta di pesca, soprattutto se noi dobbiamo fare della strada per raggiungere lo spot oppure dobbiamo trasportarlo sulla sabbia. Diciamo che questo è davvero uno dei punti che scoraggia uscite intensive, no? Se noi vogliamo fare tante uscite a lungo andare, questa cosa qua ci stanca e non poco. Il peso è il punto secondo me critico, il tallone d'Achille di questo kayak, ma non solo, anche di altri kayak. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è la raggiungibilità del gavone posteriore, perché si trova proprio dietro la seduta e diciamo che per inserire e togliere, per prendere delle cose all'interno di questo gavone dobbiamo lavorare un po' alla cieca e rischiamo anche di sbilanciarci. Sulla parte posteriore inoltre ho notato che c'è poco spazio per inserire una cassetta, quella standard che io ho utilizzato anche su altri kayak. Su questa purtroppo non c'è andata perché lo scavo è svasato verso il basso e quindi ecco rischia di stare troppo sopra la cassettina e quindi di sbilanciarsi e di perdersi in mare durante la navigazione. Inoltre, come ultimo punto, ma non per questo meno importante, 330 cm secondo me sono giusti per fronteggiare tante situazioni di pesca, però potrebbero essere un limite per chi magari si trova in mare e deve fronteggiare magari un'onda sostenuta e quindi ecco è un po' un limite per chi dovrebbe svolgere azioni di pesca
con onda in mare aperto. Che dire, cari amici, ringrazio tutti voi per la visione di questo video, spero vi sia piaciuto e commentate questo video facendomi sapere la vostra opinione in merito. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide, i manuali dedicati al kayak fishing, vi lascio il link in descrizione. Inoltre, per supportare il canale e anche questo progetto è possibile iscriversi al canale YouTube Planet Spin Fishing, ma anche abbonarsi al costo di 3 euro al mese. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video, noi ci vediamo al prossimo video sempre su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima.